Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi riprendiamo l'argomento dei GDD e in generale della documentazione nei videogiochi, portando però questa volta 3 metodi pratici per aiutarvi un po' di più a navigare in questo mondo abbastanza complesso del game development e del design. Io volevo ringraziare però prima di partire per questo video un nostro follower, Marco, mi ha richiesto in privato la realizzazione di un video su questi toni e in generale di portare avanti il discorso della documentazione anche con esempi più pratici. Quindi se state vedendo questo video è anche grazie a Marco. Se ci stai seguendo, tanto ti ringrazio e in secondo luogo spero vi possa essere utile. Volevo anche ringraziare prima di partire tutti i nuovi iscritti al canale perché un po' grazie agli shorts che stiamo producendo, un po' grazie agli ultimi video che stanno andando leggermente meglio, stiamo crescendo lentamente ma in modo consistente, quindi niente, voglio ringraziare tutti i nuovi arrivati, tutti i nuovi commentatori, la gente che ha iniziato a scrivermi sotto i video, a ringraziarmi, a chiedere delle cose. Continuate soprattutto a fare domande, non vi preoccupate se avete dei dubbi, se non capite qualcosa, se volete farmi delle critiche costruttive, io sono qui anche per questo, sono qui per imparare con voi e per portarvi in questo mio percorso nel game development e nel design, quindi veramente vi ringrazio molto e qualsiasi dubbio, qualsiasi curiosità abbiate potete sempre chiedermela sotto i video o anche sotto i post del canale o anche su Discord o anche su Ko-fi, dove volete. Nel video precedente abbiamo capito e imparato che la documentazione serve proprio per passare dalle idee al design, sia per quanto riguarda la ricerca, l'analisi, ma anche appunto la vera ideazione e il vero game design. E vi invito a recuperare questo video se non l'avete ancora guardato, perché lì, diciamo, vi mostro un po' le basi di quello che è un GDD. Nello scorso video abbiamo capito a cosa serve un GDD, ma il discorso che sta dietro all'intero processo di documentazione è veramente importante da comprendere, perché ci serve a non solo stabilire il design ma anche ad avere una certa coordinazione tra i vari membri del team, può essere anche semplicemente con se stessi, e inoltre serve ed è molto utile anche per il pitching ai publisher. Negli anni 80-90 i GDD avevano una funzione essenziale per i team di sviluppo e dato che i team erano in generale molto più piccoli, la documentazione dei videogiochi aveva una funzione principalmente di design e documentazione tecnica. Ma dall'inizio degli anni 2000, con la formazione anche di team molto più grandi e avvicinandosi all'avvento dei AAA e delle grandi aziende, i GDD, cosiddetti Bible, sono stati usati sempre di più proprio come manuali di gioco da presentare anche ai publisher. Ed in questo la documentazione del gioco diventava un vero libro che veniva appunto usato per presentare il gioco, oltre che per la documentazione interna al team. Man mano che andiamo verso i nostri giorni, i GDD sono sempre utilizzati e meno per il pitching, o meglio come base per il pitching per mostrare i propri pillar, i propri USP, ma viene sempre utilizzato un altro metodo molto più grafico e molto più studiato per i publisher, mentre i GDD e la documentazione di gioco ritornano ad essere una cosa molto interna, utilizzata principalmente dal team di sviluppo e che deve adattarsi a nuovi metodi di sviluppo e di lavoro, come ad esempio la metodologia agile, che vedremo anche dopo. Oggi però, come vi dicevo, vi voglio presentare 3 metodi pratici per strutturare i vostri GDD e magari anche iniziare a pensare a come strutturare in modo un po' più complesso la documentazione dei vostri giochi, a seconda ovviamente dei progetti che state sviluppando o che volete sviluppare. Una piccola ma grande e importante premessa che devo sempre fare è quella che ogni metodo può essere affine a persone diverse, con background diversi, con una struttura mentale, un modo di lavorare diverso, ma molto banalmente può essere anche adattata e adattabile a giochi completamente diversi. Per esempio i 3 metodi che stiamo per vedere, non tutti io personalmente mi sentirei in grado o a mio agio ad utilizzare, quindi si tratta molto di... quindi il mio obiettivo è darvi degli strumenti e un toolkit per poter creare qualcosa, ma poi sta a voi prendere questi strumenti e non solo utilizzarli ma anche mischiarli fra loro, prendere degli elementi e adattarli a ciò che più vi interessa e a ciò che vi serve.
In questo video vedremo assieme 3 modi per strutturare la documentazione del tuo gioco, non solo con un GDD unico, ma veri e propri modi per creare librerie di documentazione e wiki che possono adattarsi ai tuoi progetti ed essere funzionali. Un primo metodo particolarmente utile per iniziare e per chi vuole fare dei giochi anche un po' piccoli è il One Page GDD. Stiamo parlando di un approccio estremamente minimalista che consente di creare un design e in generale un game design document all'interno di una sola pagina, una o due, ma comunque nel minore spazio possibile, proprio per avere un approccio minimale ed essenziale alla documentazione. Una delle fonti più interessanti a questo riguardo è il libro Level Up: The Guide to Great Video Game Design di Scott Rogers, in cui Scott dà anche una sorta di template per questo tipo di one page che poi lui va a evolvere all'interno del libro. Questo template può essere, diciamo, evoluto con dei concetti un po' più moderni lato documentazione e design, come quello dei pillars di design, che dovrebbero definire, diciamo, i punti focali del tuo gioco, che possono rifarsi anche un po' agli unique selling point, ma in generale si tratta di racchiudere all'interno di una o poche pagine tutto quello che c'è da sapere sul gioco, dando un overview generale al team e a chi farà uso della documentazione di tutto quello che c'è da sapere sui sistemi, sulle meccaniche, sulla storia, ma anche sulle tecnologie, il modello di business che si vuole attuare e a chi è rivolto il gioco. Questo è un aspetto abbastanza importante, specialmente se si vuole fare un gioco commerciale, altrimenti si può anche fare a meno di fare quella parte, ovviamente. E voi mi direte: Alessia, ma è tutto qui? Cioè questo è il template, lo utilizziamo e basta? No, ovviamente no. Quello che io vi consiglio personalmente di fare è di adattare questo template e creare una sorta di GDD che possa soddisfare le esigenze del vostro team e del vostro gioco a seconda del genere che state facendo e delle meccaniche che avete in atto. Se il gioco è particolarmente narrativo, la parte narrativa avrà un ruolo molto più preponderante rispetto ad altri. Se state appunto facendo un gioco altamente commerciale, magari un MMO, un free to play con un determinato obiettivo di business, allora volete mettere magari la parte di business model in cima al documento e potete generalmente creare dei diagrammi, potete creare dei loop e potete andare a modificare e generare un documento che sia molto funzionale a quello che è il vostro gioco, e ne sono esempio gli infiniti documenti che potete trovare anche nelle reference e fonti che vi ho fatto vedere prima nella slide precedente, che vi mostrano proprio come game design document di giochi di generi completamente diversi siano effettivamente completamente diversi, perché magari un gioco particolarmente meccanico, particolarmente basato sulla fisica, ha bisogno magari anche di diagrammi, di veri e propri disegni per fare anche soltanto un overview generale del sistema principale di gioco, mentre invece un gioco molto narrativo avrà bisogno di meno spiegazioni sui sistemi, perché magari sono sistemi molto più basilari, ma avrà bisogno di un overview narrativa che prende molto più spazio. Questo metodo può essere particolarmente utile per iniziare a creare dei videogiochi, perché magari volete fare un progetto estremamente semplice, estremamente piccolo, e allora iniziare con un GDD piccolo e conciso può essere estremamente utile per capire un po' e orientarsi, ma anche fare un GDD che fa una sorta di overview e riassunto delle meccaniche principali e degli elementi principali del gioco da presentare a amici, a un editore che ve lo chiede, a un publisher che ve lo chiede, cose di questo tipo. Questo vale sia per i videogiochi sia per eventualmente i giochi da tavolo. Non deve essere qualcosa che mostrate all'esterno come un pitch deck o un sell sheet, deve essere qualcosa di utile a voi. Ed è proprio per questo che ci sono vari metodi di usarlo. Se il one page GDD non fa per voi, magari un altro di questi metodi che stiamo per vedere potrebbe fare al caso vostro. Un'evoluzione di questo sistema, come abbiamo visto prima, è il Bible GDD. Il Bible GDD è uno strumento che per alcuni potrà essere abbastanza datato, perché si tratta, come dicevamo prima, di un vero e proprio libro, manuale, un documento unico in cui viene messo
tutto riguardo al gioco, dal game design al level design, la parte artistica, la parte di documentazione tecnica, il business model, tutto quanto. Questa pratica in realtà al giorno d'oggi è andata un po' in disuso proprio perché, come vedremo tra poco, alcune metodologie di lavoro non favoriscono minimamente questo tipo di approccio. Può essere un buon metodo, sempre rimanendo sulle poche pagine, espandere il vostro one page GDD proprio anche come esercizio e espanderlo da una pagina e arrivare a fare 10 pagine o 30 pagine addirittura. E questo è un esercizio che viene descritto anche in Level Up, il libro di Scott Rogers. Quindi cosa possiamo fare espandendo il nostro one page? Possiamo dettagliare ancora di più gli obiettivi del progetto a livello di messaggio che si vuole dare, a livello di concept, a livello di reference e competitor, ma stabilire anche i pillar di design in modo più dettagliato, il genere, le meccaniche, le estetiche, valutare anche tutti i competitors e fare un'analisi un po' più dettagliata di tutti i giochi simili, i giochi con cui stiamo andando in competizione, appunto, fare una descrizione molto più completa di ogni meccanica, ma anche avere uno script o una progressione leggermente più dettagliata riguardo alla narrativa. Inoltre possiamo andare a delineare ancora meglio tutto quello che riguarda l'engine, l'implementazione di alcuni sistemi e cosa parla tra sé a livello tecnico, ma anche stabilire, nel caso di un progetto commerciale, quello che è il modello di business, lo scope e anche la roadmap del team o del progetto. Vi lascio sempre nelle fonti alcuni esempi di questo tipo, però come dicevamo prima è un modello un po' in disuso e personalmente non lo utilizzerei, se non per fare appunto degli esercizi di game design, scrittura appunto di GDD, che può essere interessante per chi si approccia magari, però vi consiglio comunque di farli su progetti con uno scope molto limitato, perché altrimenti iniziate a scrivere un libro di 100 pagine e no. Ma ora entriamo nel vivo di un metodo, anzi 1,5, un metodo che può esservi particolarmente utile e che io personalmente vi consiglio perché è quello che ho visto essere più utilizzato e quello che utilizzo anche io nel mio privato, che vi chiarirà le idee sul perché con le metodologie di adesso il Bible GDD è stato un po' surclassato. Il GDD dovrebbe essere un riferimento per il team, no? E dovrebbe riflettere e adattarsi ai processi di design e di sviluppo. In un mondo in cui i processi di sviluppo software sono sempre più agile, metodologie Scrum, questo modello che vi sto per mostrare è estremamente più utile e più flessibile. Cos'è in brevissimo Agile? Agile è una metodologia che viene utilizzata nel mondo software, nel game development, in vari campi, che ha dei principi che sono la prioritizzazione, la comunicazione all'interno del team, l'iterazione soprattutto e l'utilizzo di un metodo Scrum attraverso cui vengono fatte delle sprint. Ora, questa è una descrizione estremamente generale e poi ogni team ha la sua interpretazione di Agile, la sua versione di Agile, il suo metodo ovviamente, però di base è un processo che favorisce l'iterazione piuttosto che andare a waterfall cascata come si faceva una volta. Quindi piuttosto che un cascata di creazione, iterazione, testing e rilascio, si tratta di un ciclo di creazione, documentazione, testing e iterazione di questo processo fino ad arrivare al rifinimento e l'efficienza di questo sistema. È un concetto un po' difficile da spiegare proprio perché all'interno di vari team, varie realtà si declina letteralmente in modo diverso, però spero che sia vagamente comprensibile come l'ho spiegato. Casomai fatemi sapere nei commenti se riuscite a dare un'aggiunta alla spiegazione, se magari avete più esperienza di me lato Agile Methodologies. Questo è a livello generale il concetto. Noi all'interno dei videogiochi cosa andiamo a creare, documentare e testare? Il gioco. E per creare il gioco dobbiamo creare le regole, dobbiamo creare i sistemi, dobbiamo creare la narrativa e la parte artistica, tecnica e tutta una serie di altre implementazioni. Perché la metodologia Agile è così interessante e utile all'interno dei videogiochi? Perché essendoci talmente tante cose da creare e da testare e da vedere, avere una metodologia waterfall
rende un po' più lenti i processi e li rende anche più difficili da testare e sistemare. Quindi per i software la metodologia Agile è quella che al giorno d'oggi è utilizzata maggiormente, e questo si riflette anche nell'utilizzo della documentazione, perché nel momento in cui hai una metodologia Agile all'interno del team, andare a reiterare, testare e verificare e modificare una Bible GDD diventa un po' particolare, quindi non si predilige più avere dei manualozzi pieni di informazioni, ma si predilige quella che io chiamo, e penso possa essere chiamata, una wiki GDD. Una wiki GDD può avvenire attraverso due sistemi. Uno che è il più interessante, il più utile secondo me e il più anche utilizzato, almeno per quella che è la mia breve esperienza. Un altro sistema che può essere leggermente più entry level, che vediamo subito. Il board GDD o map GDD può essere, diciamo, una versione del one page GDD in una whiteboard in cui abbiamo tutti i sistemi, storia, arte, engine, meccaniche, design, livelli delineati in varie parti della lavagna e tutti collegati fra loro. Questo è un po' diverso ovviamente dall'avere una Bible, un documento unico, perché è estremamente più interattivo, cambiabile, ed è ovviamente impossibile da utilizzare per progetti di lungo corso o di natura ampia e complessa, perché per ovvie ragioni diventa un casino, almeno a meno che non vi vogliate male, però secondo me è consigliato anche qui per chi vuole avere un approccio estremamente visuale, perché magari sta facendo un videogioco estremamente semplice ma con una parte artistica e di UI estremamente complessa, e quindi vi serve avere sempre sotto mano delle bozze di concept art, delle bozze di UI, delle bozze di interfaccia, o magari anche per persone che semplicemente si trovano meglio, proprio per natura loro, ad avere un un GDD estremamente visuale, visivo, che possa alimentare un po' la loro memoria fotografica e la loro concentrazione. Devo essere sincera, di questo sistema non ho avuto sperimentazione direttissima, però nei piccoli progetti che ho fatto a livello personale ho sempre iniziato a livello di concepting e brainstorming da una lavagna, che fosse Miro, che fosse Confluence, che fosse un pezzo di carta. Ho sempre iniziato a pensare alle idee del gioco e al GDD, o quello che sarebbe stato il GDD, su una whiteboard, su una lavagna, su uno spazio vuoto, e quindi può essere estremamente utile anche questo metodo, secondo me, per chi inizia. Il mio consiglio è di non portarlo oltre un certo livello di complessità, perché nel momento in cui ci sono troppi sistemi, troppe meccaniche, rischia di ritorcervisi contro. Sì. Quindi questi sono gli aspetti secondo me negativi per cui non lo utilizzerei, ma se avete dei progettini molto piccolini o anche soltanto dei livelli di test, dei livelli di showcase che volete fare, io ad esempio l'ho usato appunto per queste evenienze, possono veramente aiutarvi non solo con la collaborazione ma anche con la connessione dei vari elementi tra meccaniche, level design, storia e quant'altro. Ma vediamo al modello di documentazione che io personalmente ho usato di più e penso sia uno dei più usati, mi smentirò magari fra qualche anno, non lo so, che è il GDD a wiki. Questo sistema viene utilizzato perché all'interno di un gioco, specialmente di quelli complessi, ci sono talmente tanti sistemi, meccaniche, elementi narrativi, livelli, che è impossibile avere un documento che li contenga tutti, con una documentazione dettagliata e adatta ad una metodologia agile. Ed è per questo che vengono scomposti. Ogni feature del gioco viene presa e staccata da tutto il resto per poter essere documentata a parte nei suoi sistemi e a volte anche nella sua parte tecnica. La documentazione fra design e parte tecnica viene gestita, per mia esperienza, in modo diverso a seconda degli ambienti, e questo è un argomento un po' complesso da trattare e non mi sento di dire che dovrebbe essere sempre divisa o sempre insieme, perché ogni studio, ogni realtà ha un po' il suo metodo, come in tutte le cose. La base di questa idea è che ogni feature e ogni elemento ha il proprio documento in cui vengono delineate tutti gli aspetti di quella feature, a cosa è collegato, con relativi ovviamente link a
tutti i documenti che potrebbero essere utili a riguardo, in modo che un collega o anche noi stessi, nel momento in cui dobbiamo ricordarci di un elemento, di una meccanica, di un'implementazione, quando andiamo a visitare quel documento avremo non solo la spiegazione dettagliata di tutti gli elementi e di tutto quello che c'è da sapere, ma anche un link ipertestuale che ci porta alle pagine collegate e che possono appunto fare riferimento per la parte tecnica, la parte di implementazione, le reference narrative, le reference di design, ma anche la vestizione, come deve essere vestita quella meccanica, come deve essere vestita quell'interazione. Faccio qui l'esempio di un gioco che avete visto recentemente sul canale in uno degli ultimi video, che è Operation Remode, a cui io non ho partecipato nel design, ma conosco personalmente i ragazzi, ci ho fatto anche il video sopra. Prendo Operation come cavia a fare la sponsor personale all'ultimo video uscito sul canale. Operation Remode, ad esempio, è un gioco relativamente complesso per un team indie che ha un sistema di character camera controls, che ha dei nemici, che ha una narrativa, che ha dei sistemi di shooting, di progressione, dei livelli, e tutti questi elementi sono divisi all'interno delle loro cartelle e ogni elemento ha il proprio sviluppo a parte, ma sempre rimanendo collegato agli altri. Per farvi un esempio di come questo sistema può cambiare e può essere adattato estremamente in modo facile e versatile all'interno di un gioco rispetto che a un altro, in Operation Remode potremmo avere il documento dello shooting, potremmo avere il documento del dash, potremmo avere il documento della parte delle interazioni fisiche, delle esplosioni, il GDD riguardo ai radical module, il GDD dei tactical module, dell'health system, dei consumabili e quello dell'inventario. Poniamo ad esempio un endless runner, noi potremmo avere il sistema di run, slide e di meccaniche di movimento come un GDD a parte, potremmo avere invece bisogno di un GDD per stabilire i tipi di ostacoli e il dressing di questi, potremmo avere un bisogno di un GDD sempre per il sistema di vita e come funziona all'interno del gioco, ma potremmo avere un secondo sistema fondamentale di scelte e di meccanica di scelte a seconda del path in cui andare e a seconda di alcune scelte magari narrative o per quanto riguarda degli oggetti da prendere sul percorso di questo gioco Endless Runner. Quindi vedete che le configurazioni anche soltanto dei documenti che servono all'interno dei sistemi è estremamente diversa. Ma cosa mettiamo all'interno di ogni GDD? Come facciamo a sapere cosa serve? Intanto dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo porci delle domande del tipo: che cosa compone questo sistema? Quali sono le parti? A che cosa serve? A cosa è collegato questo sistema e cosa mi serve per crearlo? E anche cosa deve percepire il giocatore all'interno del gioco quando viene presentato questo sistema o quando esso lo utilizza. Queste domande ci aiutano a comporre tutta una serie di elementi, potremmo dire che fanno parte di una sorta di template che io oggi vi fornisco come appunto linea indicativa, che descrivono una feature, un sistema. Questi elementi sono gli obiettivi, la ricerca, gli elementi e il dressing. Nel momento in cui noi dobbiamo fare il GDD del run and slide, ad esempio, avremo da stabilire gli obiettivi di questo movimento e degli ostacoli che vengono posti al giocatore, le meccaniche effettive di movimento, con magari anche una piccola ricerca su quelli che sono i nostri competitor e come essi gestiscono queste meccaniche di movimento, i controlli e le animazioni, che non sono che il dressing, diciamo, del movimento alla fin fine, no? Se dobbiamo stabilire e fare un GDD per un sistema di camera, dovremo stabilire in che modo vogliamo che la camera sia e come lo fanno magari i nostri competitor, per vedere da cosa possiamo copiare, ma anche cosa possiamo innovare. Se ad esempio vogliamo fare un isometrico, un terza persona, un prima persona, il GDD e il nostro gioco cambierà tantissimo. In secondo luogo dobbiamo scrivere tutto quello che riguarda il design effettivo della camera, i controlli per eventualmente, non per forza, gestire la camera e la parte tecnica, quindi elementi come la FOV, l'angolazione della camera e come viene gestita all'interno del player character nell'engine, avere eventualmente dei concept, delle moodboard per sapere a livello proprio visivo come verrà fuori la camera del gioco. In terzo luogo abbiamo anche un collegamento da fare
al level design, perché tutto ciò che riguarda soprattutto le 3C va a modificare e a influenzare anche il level design. Un GDD di un livello invece potrebbe avere l'obiettivo del livello, il setting del livello, il design del layout con il golden path e i percorsi, i contenuti del livello, quindi tutte le interazioni, le quest, cosa si può trovare all'interno del livello per il giocatore e che tipo di dressing verrà fatto, ovvero che tipo di environment ci sarà, con che materiali, con che mood, con che luci. Nel momento in cui invece si andrà a creare un GDD per un'interazione narrativa, possiamo iniziare spiegando quelli che sono i bisogni a livello narrativo di questa interazione, fare una certa ricerca riguardo al genere e al tipo di interazioni che vogliamo fare, definire per bene la meccanica di interazione e legarla poi ai controlli e alla parte tecnica, ma definire anche quello che poi sarà il dressing, quindi non solo a livello di cursore e animazioni, ma anche a livello di effetti sul personaggio e quant'altro. Qualsiasi cosa che possa essere legata alla vestizione di questa interazione. Un altro esempio potrebbe essere il sistema di danno. Tra l'altro questi sistemi, questi esempi potete trovarli tutti in descrizione insieme al GDD template che vi lascerò. Quindi al link potete trovare e copiare direttamente il Google Docs per poter pastrocciarci sopra e studiare un po' come volete strutturare il vostro GDD. Dicevamo invece un damage system GDD potrebbe contenere il significato di danno all'interno del gioco, perché potremmo avere un tipo di danno abbastanza standard dove il danno va a intaccare la vita e il significato del danno è proprio togliere vita al giocatore. Un altro tipo di danno potrebbe essere più nascosto al giocatore, ci sono vari tipi di nomenclatura che possiamo usare per questi sistemi e piccolo appunto molto molto importante, insieme a tutti questi GDD e insieme a tutta questa documentazione andrebbe sempre fatto una sorta di production dictionary, come lo volete chiamare, dove si vanno a creare e a stabilire, magari in un documento a parte appunto come production dictionary, ma potenzialmente anche all'interno del documento stesso, si va a definire come vengono utilizzati i termini all'interno della documentazione, in modo che se io parlo di sistema di vita so esattamente di cosa sto parlando rispetto a quando parlo di damage system o di shooting system, ad esempio in Operation Remode i moduli radicali versus i moduli tattici. Un altro elemento che dobbiamo aggiungere a questo sistema è poi ciò che istiga questo danno. Quindi quali sono gli elementi che vanno a istigare questo tipo di sistema e successivamente gli effetti che ha questo danno, che può essere la morte, la perdita di vita, come dicevamo prima, ma può essere anche un effetto che non viene mostrato al giocatore, ma che ha comunque un effetto sul sistema. Nel complesso viene conteggiato dal gioco per poi applicare determinate penalità, non penalità, eccetera. Ed è proprio qui che entra in gioco anche un discorso di implementazione e di dressing, perché le due cose vanno appunto a braccetto a seconda del tipo di sistema e del tipo di dressing, non solo di animazioni VFX, ma anche di UI che si vuole far vedere. Un esempio che vi lascio in descrizione contiene un semplicissimo e molto generico template di GDD per un Endless Runner. E notate come in questi casi è importante dire veramente tutto, soprattutto per quando si parla di descrivere, fare ricerca e descrivere gli obiettivi. Bisogna scrivere tutto anche se sembra ovvio quello che si sta per dire. In questo caso ho scritto che il movimento del player è continuativo con la direzione del livello e rappresenta la direzione dell'obiettivo del giocatore, ma il fatto che il giocatore si muove in una direzione e quindi il level design, il gioco in sé deve avere una certa direzione dei certi boundaries potrebbe essere ovvio, però bisogna scriverlo perché altrimenti una persona che magari lavora con noi o anche noi stessi nel momento in cui abbiamo dei dubbi ci possiamo ricordare di tutti i paletti, di tutti gli elementi che abbiamo stabilito all'interno del design e all'interno della documentazione e possiamo avere le idee estremamente più chiare. Un altro esempio potrebbe essere lato ostacoli. Qui ho scritto tutto ciò a cui gli ostacoli servono, anche se può sembrare banale. Ovviamente gli ostacoli servono a creare delle challenge per il giocatore, servono a creare delle interazioni, perché nel momento in cui tu devi saltarli o schivarli vai a creare delle interazioni con l'ambiente di gioco
gioco e delle sorte di quick time event, volendo, vanno a creare tensione all'interno del gameplay, quindi influenzano il flow del livello, il flow del gameplay. Quindi qui bisogna andare a delineare tutto ciò che il sistema crea e tutto ciò che di cui il sistema ha bisogno, in modo da avere tutto estremamente chiaro. E nel momento in cui si va a spiegare appunto le meccaniche, si può fare riferimento a tutto quello che è stato stabilito prima per delineare proprio le regole del gioco, per quanto possano sembrare semplici appunto e banali, ma avere proprio delle descrizioni estremamente dettagliate, il che non vuol dire ridondanti o prolisse, perché in questo caso, come vedete, abbiamo creato massimo 4 righe di descrizione per un gioco che sì, è semplice, quindi magari un gioco un po' più complesso avrà potenzialmente un po' più di parole e un po' più di complessità all'interno del GDD, però essenzialmente non serve avere prolissità per creare delle regole estremamente chiare, anche se si parla di cose abbastanza semplici. Però è importante farlo, secondo me, specialmente perché si crea, diciamo, una sorta di abitudine all'interno del nostro cervello nel stabilire una progettualità, ed è proprio qui il discorso legato all'agile, perché l'agile si basa sull'iterazione. Nel momento in cui noi abbiamo tutte queste informazioni che vedete a schermo e le abbiamo ben delineate, nel momento in cui poi andiamo a testare il prodotto che abbiamo costruito sulla base di queste regole, sappiamo che se qualcosa non funziona e se qualcosa, diciamo, non va come dovrebbe andare, non ci piace, sappiamo esattamente ogni cosa, a che regola è legata, a che meccanica è legata, a che sistema è legato, a quale bisogno è stata scaturita, perché magari alcune implementazioni vengono fatte per bisogno di una determinata cosa che potrebbe non essere così ovvia a livello di design, ma nel momento in cui andiamo a testarle, a verificare che funziona o non funziona, potremmo sempre risalire in ogni momento alla documentazione e capire, ok, questa cosa l'avevamo fatta perché ci serviva che questo andasse con quell'altro, eccetera, eccetera. Questa è la vera importanza, soprattutto nei tempi moderni, con lo sfruttamento delle metodologie sempre più agile, Scrum e a sprint. E questo è tutto per questo video, ragazzi. Spero di non essere andata troppo lunga e di essere stata abbastanza chiara. È un argomento un po' complesso, quindi se volete in futuro lasciatemi nei commenti dei potenziali approfondimenti che volete avere o anche dei dubbi che vi vengono dopo aver visto questi episodi, e ne possiamo tranquillamente riparlare e possiamo approfondire altri argomenti della documentazione, magari più legati a un aspetto visuale, a un aspetto di level design. Fatemi sapere, sono aperta a tutto. E soprattutto, se avete altri modelli, altre modalità o volete correggermi in qualche imprecisione che ho fatto, sappiate che la sezione commenti, ma anche il nostro Discord, sono assolutamente aperti al confronto e alla crescita di tutti quanti, quindi mi fate solo un favore se mi insegnate qualcosa di nuovo, assolutamente. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Sto sperimentando un po' di slide miste a gameplay e animazione. Fatemi sapere come vi sembra. Voglio provare a creare magari slide sempre di maggior qualità, in modo da rendere il tutto un po' più dinamico. Ho cercato anche di andare in alcuni momenti un po' a braccio e meno a script, perché questo tipo di argomenti lo rendono abbastanza facile, essendo argomenti molto tecnici e molto ad esempio, a metodo pratico. Lasciatemi dei feedback se volete. Basta, non mi dilungo oltre, andate a fare i vostri GDD e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, così non potrete perdervi altri video sul game design e il game development. Ringrazio nuovamente chi ha consigliato questo video e a tutti i nuovi iscritti del canale, e noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. A presto!